Ecco il maglioncino smanicato, terminato, vaporizzato, abbiamo nascosto tutti i fili, vi faccio vedere il particolare, abbiamo lavorato la parte del davanti con questa treccia e maglia alta incrociata, poi abbiamo ripreso la lavorazione calcolando la misura della spalla al sottomanica, quindi ho lavorato terminando la circonferenza tutto a maglia alta obliqua, quindi terminata la circonferenza sono andata a cucire sull'altra parte del davanti. Io ho deciso di rimanerlo appunto smanicato perché è un filato grosso, quindi mi piaceva l'idea di poterlo utilizzare con un collo alto. Voi se volete la manica la potete creare lavorando tutto intorno al giro, sempre maglia alta incrociata. Poi ho ripreso la lavorazione per terminare il dietro, sempre dal sottobraccio fino all'altezza della spalla, lavorando tutto maglia alta incrociata come il davanti, e questo è l'effetto che ho avuto per il dietro. Spero che vi piaccia. Il filato, vi ripeto, è grosso ma è caldo, quindi questo era l'effetto che desideravo dargli. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo tutorial. Per la realizzazione di questo nuovo progetto io ho utilizzato i Breton Color della Mistrico Filati. Il 65% è lana merinos, il 20% è acrilico, il 15% è poliestere. 100 grammi sono 135 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del numero 7 e del numero 8. Il bretone è un filato molto morbido, grosso, ideale per realizzare delle giacche, dei maglioni, ma anche volendo dei plaid, perché veramente è molto bello. Il filo è composto dal filo di lana merinos, che non è lavorata, ma bensì, come potete vedere, è messo così bello morbido. Poi abbiamo questo filo che lo avvolge leggermente, giusto per dargli un po' di contenimento, e poi abbiamo quest'altro filo al cui interno abbiamo dei micro pompon, quindi quando lo si lavora l'effetto veramente è molto molto bello. Io ho realizzato questo maglioncino, e per realizzarlo dobbiamo prendere la misura lato lato del seno, quindi dobbiamo prendere la nostra misura dal lato al lato del seno, questa misura qui. Poi lavoreremo il punto treccia di cui io già ho in precedenza ho fatto il tutorial. La mia misura da seno, da lato a lato del seno è 40 centimetri, quindi su 40 centimetri io andrò a mettere 28 catenelle. Come vi ho già spiegato nel tutorial del punto treccia, il punto treccia è un multiplo di 8, quindi il punto treccia si lavora su 8 maglie. Ai lati lavoreremo un punto alto incrociato, quindi è un non multiplo di 2. Quindi il punto alto incrociato è un multiplo di 2. Quindi quando andiamo a mettere su le catenelle, mi raccomando di considerare la vostra, i vostri centimetri, quindi la vostra lunghezza. Nel mio caso ho 40 centimetri, però di considerare
la vostra lunghezza e cercare di mettere al centro le 8 maglie alte per il punto triccia e quindi di conseguenza regolarvi sulle maglie ai lati per effettuare il punto alto incrociato, che è un multiplo di 2. Quindi nel caso vi dovesse mancare una catenella o due catenelle, naturalmente aggiungetele perché non cambia il lavoro. Però quello che mi raccomando, che la misura ai lati, le catenelle ai lati siano della stessa lunghezza, cioè siano lo stesso numero. Allora, quel che mi sono dimenticata di dirvi, scusatemi, che io lavorerò il bretone, il filato bretone con l'uncinetto del numero 8. Io mi sono già anticipata con il lavoro ed ecco come si presenta la parte che adesso andremo ad avviare insieme, giusto per farvi vedere. Quindi questa è la misura da lato a lato del seno. Al centro, come potete vedere, abbiamo questa treccia che una volta si intreccia sul dietro e una volta sul davanti. Quello che mi raccomando, come vi dicevo prima, è la misura del punto alto incrociato, perché in effetti qui io mi trovo solo 5, perché il filato è molto grosso, mi trovo solo 5 gruppi, ma prendendo la misura, se a voi serve, naturalmente aggiungete sia a destra che a sinistra del lavoro altre catenelle per fare altri gruppi, e dobbiamo arrivare come altezza, dobbiamo arrivare alle spalle. Quindi lavoreremo il punto treccia sino ad arrivare alle nostre spalle. Come vi dicevo, ho avviato 28 catenelle per iniziare a lavorare con voi e per farvi vedere come si lavora il filato. Quindi ho avviato 28 catenelle che sono i miei 40 centimetri. Partendo dall'uncinetto, il primo giro lo lavorerò tutto a maglia alta, quindi partendo dall'uncinetto mi lavoro una, due, 3 catenelle, vado nella catenella successiva e mi lavoro una maglia alta. Questo è un filato che vuole essere lavorato molto molto morbido, quindi se avete la mano un pochino più stretta utilizzate un uncinetto una mezza misura più grande. Quindi lavoreremo tutto il giro a maglia alta. Infatti, come potete vedere, cresce anche molto facilmente, ma è realmente molto morbido. Ho terminato quasi il giro, lavoro l'ultima maglia alta nella nostra prima catenella. Volto il lavoro ed inizio a lavorare il nostro punto treccia. Come vi dicevo anche prima, vi metterò il link dove poterlo seguire attentamente. Adesso con la lavorazione mi anticipo e quindi andrò un poco più spedita nel lavoro. Vi farò vedere giusto qualche giro e poi andremo subito avanti. Con una maglia bassissima vado nella seconda maglia alta e la estraggo. Adesso lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, filo sull'uncinetto, torno indietro accavallando sopra la maglia alta lavorata, quindi le 3 catenelle, vado nella maglia alta saltata e lavoro una maglia alta.
In questo modo ho lavorato 2 maglie alte incrociate, filo sull'uncinetto, salto una maglia alta, vado nella successiva e la lavoro, filo sull'uncinetto, torno indietro e mi lavoro la maglia alta. E proseguo così, lavorando per altri 3 gruppi. Ci dobbiamo trovare 5 gruppi di maglie alte incrociate. Ho lavorato i 5 gruppi di maglia alta incrociata, adesso visto secondo le mie misure, come vi dicevo prima, devo iniziare a lavorare il mio punto treccia, quindi 1, 2, 3 volte filo sull'uncinetto perché lo lavoreremo in maglie alte triple. Salto 1, 2, 3, 4 maglie alte del giro sottostante, vado nella successiva e mi lavoro una maglia alta tripla in costa davanti, quindi con l'uncinetto passo dietro la maglia alta, mi estraggo il filo e lavoro la maglia alta tripla. 1, 2, 3, 4, triplo filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta successiva e nuovamente la lavoro in costa davanti, quindi da dietro alla maglia alta mi estraggo il filo e lavoro la maglia alta tripla. 1, 2, 3, 4, triplo filo sull'uncinetto, lavoro una terza maglia alta del giro sottostante, 1, 2, 3, 4, triplo filo sull'uncinetto, lavoro una quarta maglia alta, quindi sempre in costa davanti lavoreremo la maglia alta tripla. 1, 2, 3 e 4. Adesso dobbiamo andare a lavorare le 4 maglie alte saltate, quindi triplo filo sull'uncinetto, sposto leggermente le maglie lavorate e vado a prendermi da dietro, sempre però lavorando in costa davanti, in questo modo vado a lavorarmi la prima maglia alta che abbiamo saltato. 1, 2, 3 e 4, triplo filo sull'uncinetto, mi vado a lavorare la seconda maglia alta saltata e lavoro sempre la maglia tripla in costa davanti. 1, 2, 3 e 4, triplo filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, mi lavoro la terza maglia alta saltata, 1, 2, 3 e 4, triplo filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi la quarta maglia alta saltata. 1, 2, 3 e 4. Risistemiamo il lavoro ed ho lavorato il primo incrocio. Adesso vado a lavorarmi le successive maglie in maglia alta incrociata, quindi salto una maglia alta, vado nella successiva e lavoro la maglia alta,
filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi tornando indietro la maglia alta saltata e procedo così per tutta la nostra lunghezza. Ho terminato il giro, volto il lavoro, con una maglia bassissima salto la prima maglia alta e vado nella seconda, estraggo il filo, lavoro le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, torno indietro e mi lavoro la maglia alta saltata. Allo stesso modo lavoro su ogni gruppo che abbiamo di maglie alte incrociate, salto una maglia alta, vado nella successiva, la lavoro, filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro la maglia alta saltata, così sino a raggiungere il centro dove abbiamo fatto il nostro incrocio. Ho raggiunto il dove abbiamo iniziato il punto treccia, quindi dove abbiamo le maglie alte triple. Cosa faccio? Lavoro le maglie così come si presentano, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, prendo la prima maglia alta tripla e la lavoro in costa dietro, quindi con l'uncinetto vado sul davanti della maglia, esco dietro, vedete l'ho sollevata, estraggo il filo e mi lavoro la maglia alta tripla, quindi 1, 2, 3 e 4, triplo filo sull'uncinetto, prendo la successiva maglia alta tripla del giro sottostante e la lavoro sempre in costa dietro. 1, 2, 3 e 4 e procedo così a lavorare tutte e 8 le maglie in maglia alta tripla in costa dietro. Terminato di lavorare le 8 maglie alte triple in costa dietro, adesso procedo con lavorare i gruppi di maglia alta incrociata, quindi salto una maglia alta, vado nella successiva, la lavoro, torno indietro e lavoro la maglia alta saltata e procedo così sino a terminare tutto il giro. Ho terminato il giro, volto il lavoro, con una maglia bassissima raggiungo la seconda maglia alta, lavoro le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, torno indietro e mi lavoro la maglia alta saltata in questo modo e procedo così sino a raggiungere il gruppo centrale delle maglie alte triple e lavorerò le 8 maglie alte triple in costa davanti e proseguirò con lavorare le maglie alte incrociate. Oltre a lavorare questo giro ne dovremo lavorare altri 4, quindi lavorato il primo incrocio, allora vi spiego, allora vediamo se ci riesco. Qui abbiamo lavorato tutto maglia alta, il giro successivo abbiamo lavorato le maglie alte incrociate, poi le maglie alte triple, ma abbiamo effettuato il primo incrocio, giusto? In questo modo. E poi maglie alte incrociate. Dopo aver lavorato il primo incrocio, dobbiamo lavorare 5 giri le maglie così come si presentano, quindi le maglie alte incrociate, le maglie alte triple, prima in costa davanti e poi in costa dietro. Così per altri 5 giri.
Io ho lavorato i miei 5 giri, adesso volto il lavoro come abbiamo fatto in precedenza. Con una maglia bassissima raggiungo la seconda maglia alta e chiudo. Lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1 2 3, filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro la maglia alta che abbiamo saltato. Mi lavoro i successivi gruppi di maglie alte incrociate sino a raggiungere la prima maglia alta tripla. Terminati i gruppi di maglie alte incrociate, ho raggiunto le maglie alte triple. Adesso cosa faccio? Tre volte filo sull'uncinetto, 1 2 e 3, salto le prime 4 maglie alte triple, 1 2 3 e 4, mi vado a lavorare la successiva maglia alta tripla, sempre in costa davanti, quindi inserisco l'uncinetto trasversalmente dietro la maglia, mi estraggo il filo e mi lavoro la maglia alta tripla, 2 3 e 4. Nuovamente 3 volte filo sull'uncinetto, lavoro la successiva maglia alta tripla e siamo a 2 maglie alte triple lavorate. 1 2 3 e 4. Lavoriamo la terza e lavoriamo la quarta. Uno, due, 3 e 4. Quindi abbiamo saltato le prime 4 maglie alte triple e abbiamo lavorato le successive. All'inizio del lavoro abbiamo fatto l'incrocio lavorando le maglie alte triple saltate, prendendole da dietro. Adesso invece le lavoreremo prendendole sul davanti, quindi 3 volte filo sull'uncinetto. Aspettate, metto un po' di filo in più, torno indietro con l'uncinetto, così come lavoriamo la maglia alta incrociata. Quindi torno indietro, prendo la prima maglia alta tripla saltata, inserisco l'uncinetto perché la dobbiamo sempre lavorare in costa davanti, estraggo il filo e mi lavoro la maglia 1 2 3 e 4, 3 volte filo sull'uncinetto, sempre sul davanti, mi prendo la seconda maglia alta tripla saltata, filo sull'uncinetto, estraggo e la lavoro. Lavoriamo la terza maglia alta tripla saltata. Vedete che andiamo sul davanti del lavoro e non sul dietro come abbiamo fatto nel primo incrocio. Lavoriamo la maglia alta tripla, triplo filo sull'uncinetto e lavoriamo l'ultima maglia alta tripla saltata, la quarta. Quindi 1 2 3 e 4, ed abbiamo lavorato le 4 maglie alte triple saltate incrociandole sul davanti. Adesso filo sull'uncinetto, mi vado a lavorare le maglie alte incrociate così come si presentano. Filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro la maglia alta saltata.
filo sull'uncinetto, salto una maglia, lavoro la successiva, torno indietro e lavoro la maglia alta saltata e procedo così sino alla fine del giro e la vado a lavorarmi i 5 giri successivi lavorandomi le maglie così come si presentano. Lavorati i 5 giri, riprendiamo dal primo incrocio. Quindi una volta quando saltiamo le 4 maglie alte triple le prendiamo da dietro, la volta successiva le incrociamo sul davanti ed ecco come si presenta il lavoro. I 5 giri successivi li lavorate normali così come si presentano le maglie e poi riprendete dal primo incrocio e dobbiamo arrivare all'altezza delle spalle. Ci vediamo tra poco. Ho terminato la lunghezza desiderata, quindi sono arrivata alla lunghezza delle mie spalle, lavoro una catenella e taglio il filo. Tiro ed ho chiuso. Ho chiuso la parte davanti. Adesso dobbiamo prendere la misura dalla spalla al sottobraccio. Io vado a misurare i miei 18 centimetri, quindi dalla spalla mi calcolo 18 centimetri e a questo punto metto il marcapunti. Messo il nostro marcapunti, dalla spalla al marcapunti è la lunghezza del nostro sottobraccio. Adesso cosa facciamo? Giriamo il lavoro e dal marcapunti sino all'inizio del lavoro lavoreremo tutto a maglia alta, quindi reinseriamo il nostro filo. Allora inserisco l'uncinetto qui alla base dell'inizio della maglia alta dove abbiamo messo il marcapunti, inserisco l'uncinetto, estraggo il filo, lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, vado accanto, sempre prendendo la maglia alta trasversalmente, ma cercando di prenderla sempre nei suoi punti, lavoro una nuova maglia alta e lavorerò così prendendo tutte le maglie, tutto a maglia alta sino a terminare il lavoro, perché adesso lavoreremo in giri di andata e ritorno sempre a maglia alta per completare la circonferenza. Quindi adesso vi faccio un altro schemino. Abbiamo lavorato da seno a seno la nostra parte davanti, dalla spalla a questo punto qui che è il nostro sottobraccio, da qui sino alla fine, cioè all'inizio del lavoro, lavoreremo tutto a maglia alta, però in questo caso in orizzontale, quindi lavoreremo tutto a maglia alta in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere la circonferenza e quindi poi alla fine vedremo che andremo a chiudere il lavoro di qua. Quindi dovremo lavorare a maglia alta in giri di andata e di ritorno fino a chiudere la nostra circonferenza. Quindi dobbiamo lavorare a maglia alta fino a raggiungere la propria circonferenza.
Quindi ripeto, una volta lavorato la parte davanti, abbiamo preso la misura dalla spalla al sottobraccio, iniziamo a lavorare tutto maglie alte in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere la circonferenza. Quindi ci rivediamo tra poco per vedere, una volta raggiunta la circonferenza, come chiudiamo sull'altro lato del nostro lavoro. Io ho terminato di lavorare la lunghezza che mi terminava per la nostra circonferenza. Quindi cosa faccio adesso? Prendo l'estremità e la vado a cucire con l'uncinetto con la parte davanti, in questo modo. Inserisco l'uncinetto, vado a sistemarmi il lavoro in modo da far coincidere perfettamente con la parte che devo iniziare a cucire, cioè dove all'altro lato abbiamo messo il marcapunti sino alla spalla. Quindi questa è la lunghezza dalla spalla al sottobraccio. Quindi ci sistemiamo un attimo bene il lavoro, facendo combaciare bene il sotto e andando a prendere la stessa riga, la stessa lunghezza che abbiamo attaccato sul davanti. Quindi vado a sistemarmelo, quindi qui io attaccherò la parte che ho lavorato del dietro. Quindi inserisco l'uncinetto in questo modo e vado a cucire con maglie bassissime. Quindi cosa faccio? Prendo l'uncinetto, lo inserisco nella maglia, aspettate che ho il filo all'incontrario, lo inserisco nella maglia, estraggo e chiudo. Vado nella maglia successiva, inserisco l'uncinetto, estraggo il filo, lo passo, vado nella maglia corrispondente del lato opposto, inserisco l'uncinetto, estraggo il filo, lo passo attraverso la maglia sull'uncinetto ed estraggo. Vado nella maglia successiva, estraggo il filo, lo passo sull'uncinetto, sulla maglia che ho sull'uncinetto, vado nella corrispondente maglia del lato opposto e faccio lo stesso, estraggo il filo e lo passo attraverso la maglia sull'uncinetto e così lavoro sino alla fine delle due parti. Lavoro gli ultimi punti ed ho terminato di cucire i due lati. Stacco il filo, poi dopo andiamo a chiudere e a nascondere tutti i fili. Ecco come si presenta la cucitura, che grazie anche al filato è poco visibile. Adesso andiamo a risistemare le parti. Ecco come si presenta il davanti. In questo modo vi faccio vedere, ecco se ci riesco. Ecco come si presenta il lato. Il davanti porta la treccia e questo punto ad X e nel lato abbiamo le maglie alte in orizzontale anziché in verticale. Adesso prendiamo il dietro
lo sistemiamo per bene ed andiamo a attaccare il filo in corrispondenza del davanti. Quindi andremo ad attaccare il nostro filo qui. Quindi prendo l'uncinetto, lo inserisco, mi estraggo il filo e lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, vado sopra la maglia alta successiva, inserisco l'uncinetto e mi lavoro una successiva maglia alta e così lavoro per tutto il giro. Termino il giro in corrispondenza con il davanti. Adesso cosa faccio? Volto il lavoro con una maglia bassissima, vado sopra la seconda maglia alta, estraggo il filo, lo passo, lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, filo sull'uncinetto, torno indietro e vado a lavorarmi la maglia alta saltata. Filo sull'uncinetto, salto una maglia alta, vado sopra la successiva e la lavoro. Filo sull'uncinetto, torno indietro e vado a lavorarmi la maglia alta saltata. E lavoro così adesso tutto il giro, in giri di andata e di ritorno, tutte maglie alte incrociate sino a raggiungere l'altezza delle spalle, ovvero l'altezza che abbiamo per il nostro davanti. Quindi lavoreremo le maglie alte incrociate sino a raggiungere l'altezza delle nostre spalle. Io ho terminato la parte del dietro, ho raggiunto la stessa altezza del davanti, quindi taglio il filo e lo estraggo. Adesso andiamo col cucire la parte estrema delle spalle destra e sinistra a seconda di come vi piace. Io cucirò soltanto 3 motivi di maglie alte incrociate, quindi ad X. Quindi volto il lavoro sul rovescio, volto il lavoro, lo sistemo, inserisco l'ago. In questo caso io preferisco utilizzare un ago in plastica perché essendo un filato doppio è più facile farlo scivolare, anche perché ha la crone molto più larga. Quindi, come vi dicevo, affianco bene le due parti, inserisco l'ago nella prima catenella della maglia alta del lato opposto e tiro. Vado nella maglia successiva, prendo i due fili corrispondenti dell'altro lato ed estraggo e procedo così sino alla lunghezza a me gradita della spalla. Come vi dicevo prima, in questo caso io preferisco chiudere solo 3 motivi di maglie alte incrociate.
continuo in questo modo. Mi raccomando, sempre una cucitura un po' più morbida, non tirate tanto il filo perché potrebbe arricciarsi, sempre perché è un filato abbastanza grosso ed è un multifilo. Ed ho terminato. Come vedete ho chiuso solo 3 e 3 dal lato opposto. Faccio un doppio passaggio per sicurezza. Passo il filo, creo un nodino e me lo vado già a nascondere tra le maglie. E vado a tagliarmi il filo allo stesso modo. Vi faccio vedere la dritta del lavoro. Allo stesso modo cucirò la parte opposta delle spalle. Io ho terminato di cucire anche la mia seconda spalla ed ho deciso di rimanere questo maglioncino smanicato così, poiché il filato è grosso, quindi volendo creare un collo mi verrebbe troppo massiccio. Voi se volete creare la manica basta lavorare tutto intorno al giro, sempre maglia alta incrociata e quindi io per questo ho deciso di rimanerlo così, un maglioncino smanicato da poter utilizzare con un collo alto. Nascondiamo tutti i fili, vaporizziamo e andiamo a vedere il risultato finale.